Ciao, bentornato nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Condividi i video nei tuoi social in modo tale da far crescere il canale e lasciami un bel like per supportare il mio canale e anche un commentino qua sotto, anche un semplice cuoricino per farmi sapere che sei passata o che sei passato. Inoltre, se vuoi supportare il mio canale, c'è il super grazie, che è quel cuoricino che vedi nella barra. Puoi farmi una donazione su PayPal oppure puoi farmi un regalo su Amazon. Verrai ringraziato in un video una volta al mese. Vi ringrazierò tutti. Noi insegniamo o diamo prodotto gratis, cioè che chiaramente i soldi di YouTube non sono tali da supportare le spese, e infatti ho visto già in questo periodo che molti canali stanno chiudendo proprio perché non hanno il supporto, e questo canale è vostro, non è mio, e per cui io non è che faccio una grande vita, semplicemente io vivo per questo canale perché io adoro fare video, adoro cucire e adoro insegnare. Per adesso le cose vanno così, un domani speriamo che vadano meglio, diciamola così. In questo video vi voglio rispondere delle domande che mi fate più spesso. Io ogni settimana vorrei rispondere alle domande che mi fate sotto i video oppure nei social in privato, su Instagram, su Facebook e via dicendo, quindi fatemi tranquillamente delle domande. Ogni giorno mi arrivano una serie di domande, ad alcune rispondo direttamente, ad altre magari voglio rispondere anche qui pubblicamente perché le risposte potrebbero essere utili anche ad altri. Quindi iniziamo subito. Che punto posso usare con l'ago gemello? L'ago gemello sappiamo che è un ago speciale formato da due aghi, cioè ha una stanghetta e i due aghi, un po' lo conosciamo tutti. Io lo usavo precedentemente, ti ho fatto tra l'altro un video, vallo a vedere se non l'hai ancora visto, dove ti ho parlato appunto dell'ago gemello. Io non lo uso più perché ho la macchina appunto copertura che fa quel lavoro che dovrebbe fare l'ago gemello. L'ago gemello serve soprattutto quando devi rifinire delle maglie elasticizzate, e quindi ti farà un punto doppio nella parte superiore e un punto a zig zag nel retro della stoffa. Punto che puoi usare, questa è una domanda che mi ha fatto Federica, il punto che puoi usare è un punto qualsiasi, però ci sono degli accorgimenti. Prima di tutto il punto dritto. Perché? Perché nella parte, come stavo dicendo prima, nella parte del dritto verranno due linee parallele di punti dritti, ma puoi utilizzare anche dei punti decorativi, quindi zig zag, però l'accorgimento ovviamente all'inizio devi controllare tutti e due gli aghi non vadano a, diciamo, interferire con il piedino. Essendo due aghi, non essendo uno, chiaramente occupa uno spazio maggiore rispetto ad uno, poi dipende anche dall'ampiezza dei due aghi, perché come sappiamo gli aghi gemelli non sono tutti uguali, ci sono di varie larghezze, quindi più fini, un pochettino più grandi, fino ad arrivare abbastanza separati, diciamo, i due aghi l'uno dall'altro. Quindi bisogna prima fare una prova con il volantino in modo tale da accertarsi che il punto, l'ago, non vada a scontrarsi appunto con il piedino, perché in quel caso si può rovinare la macchina, si può spezzare l'ago, insomma succedono macelli. Quindi questa è l'unica cosa che devi fare, quindi tener conto dello spazio del movimento della macchina in quel momento. E possiamo utilizzare anche dei fili diversi, quindi ad esempio un filo di un colore, un filo di un altro, e in questo modo possiamo fare veramente delle cuciture decorative molto molto carine. Una domanda veramente gettonata è la domanda di Simona, che mi chiede: Cristiana, mi conviene comprare la taglia e cuci oppure posso continuare con la macchina per cucire normale? Allora, la domanda dipende da quello che vuoi fare. Secondo me è utilissima e la dovresti comprare, perché la taglia e cuci, sia che tu faccia cucito sartoriale che cucito creativo, comunque ti servirà, perché ho visto che anche chi fa cucito creativo, che comunque non è cucito sartoriale, quindi possiamo anche cavarcela senza la taglia e cuci, ho visto che comunque rimangono molto contente, perché il lavoro è molto più veloce, perché come dice la parola, la taglia e cuci taglia e cuce contemporaneamente, quindi taglia e rifinisce in un solo passaggio. Quindi tutto quello che avresti fatto con la macchina per cucire al doppio del tempo lo fai ad un tempo veramente molto ridotto. La taglia e cuci è stata inventata, diciamo così, per rifinire soprattutto i tessuti elasticizzati. Quindi se tu utilizzi molto i tessuti elasticizzati per fare non solo maglie, ma anche per esempio delle bandane, dei cerchietti, delle stole, ti serve per tantissimi lavori, ti servirà la
la taglia e cuci, perché veramente è professionale e riuscirai nel breve tempo possibile a creare tantissime creazioni, a fare tantissime creazioni. Quella che uso io è, la vedi qua, ed è la NL11C della Necchi, che trovi in vendita nel sito della Necchi. Puoi chiedermi in privato informazioni sulla NL11C e tra l'altro chiedimi in privato anche il mio codice sconto, che non ti dico qui perché a volte cambia il mio codice sconto, dipende dal periodo, perché ci sono dei periodi in cui il mio codice sconto magari vale di più e ha un nome diverso a seconda della situazione, però solitamente è sempre lo stesso, e tra l'altro in combo anche con altri. Quindi iscriviti a tutti i miei social in modo tale da rimanere sempre aggiornato sulle nuove sconti della Necchi. Quindi mi raccomando, questo è molto importante, perché sarai super aggiornato e saprai quali sconti ci sono in quel periodo e quindi poterne usufruire, ed è veramente ottima come cosa. È già tutto in sconto, in più con il mio sconto e lo sconto speciale praticamente li compri al 15%, fino al 15% di sconto possiamo arrivare, quindi bisogna stare attenti agli sconti. Quindi iscriviti a Facebook, Instagram, ovunque, Telegram, io sono un po' ovunque, e ovunque io metto questi sconti, ma anche qui su YouTube metto gli sconti, quindi ti dovrebbero arrivare le notifiche. Terza domanda me la fa Federica, mi chiede come può cucire la seta. Io ho fatto un video intero sulla seta perché io ho una rubrica nel mio canale YouTube dove tratto di tutti i tessuti, quindi non solo il tessuto, la storia del tessuto o come è stato realizzato, ma soprattutto la cosa più importante è che ti do dei consigli su come utilizzare il tessuto, come lavorare il tessuto, quindi quali filo usare, quale ago, quale procedura, quale punto, insomma, e tratto ciascun tessuto. Ho trattato quasi tutti i tipi di tessuti, soprattutto quelli che utilizziamo di più, anche i tessuti elasticizzati, quindi se vai a vedere ti lascio giù il link a questo corso, diciamo, che ho fatto qua su YouTube, lo metto anche nel mio sito cristianacarpentieri.it, per cui sono tutti insieme, te li puoi guardare con calma e tranquillità con i tuoi tempi. Quindi ti invito ad andare a guardare anche il video sul seta che ho fatto, però rispondo qui e ti dico che per lavorare la seta io ti consiglio un ago Microtex, perché a seconda del tessuto che stai lavorando l'ago della macchina per cucire va cambiato. Questa è una regola base, ho fatto tantissimi video dove parlo di questo e tantissimi video dove ti dico di cambiare l'ago, non solo a seconda del tessuto ma anche dopo un tot di tempo che usi la macchina, più o meno dopo 8 ore di usura dovrebbe essere cambiato. E soprattutto appunto dipende dal tessuto, in questo caso quindi ago Microtex, quindi vai a guardare anche sul sito di Necchi Shop, c'è una serie di aghi, oppure vai dal tuo rivenditore preferito, puoi trovarlo tranquillamente. La grandezza è 60-70, il filato in poliestere, quindi non cotone ma poliestere, e tra l'altro deve essere sottile, appunto perché la seta è molto delicata come tessuto, quindi ha bisogno di un filato molto sottile e di un ago molto sottile per non creare delle increspature, per far sì che la stoffa non si rovini. La lunghezza del punto non deve superare i 2 mm, quindi un punto molto piccolo anche in questo caso, per non creare delle arricciature. E se è possibile, se la tua macchina è provvista del doppio trasporto, quindi utilizzare il doppio trasporto. Se non ce l'hai esiste un piedino apposito, il piedino doppio trasporto, anche questo lo puoi trovare in vendita nel sito dei Necchi shop.com. Ti metto comunque tutti i link in modo tale che se lo vuoi comprare e non ce l'hai lo puoi acquistare. Il doppio trasporto cosa fa? Permette di avere non solo il trasporto della placca ago, quindi quei dentini che noi vediamo che si intravedono nella placca ago della macchina per cucire, ma ha dei dentini anche lo stesso piedino. Quindi cosa fa? Che trasporta la stoffa non solo nella parte inferiore ma inferiore e superiore, quindi quando io ti faccio questo movimento tu capisci che la stoffa viene trascinata molto meglio. Quindi se io trascino un qualcosa con le due mani la trascino molto meglio, con più forza ma anche in maniera anche più omogenea, piuttosto che solamente con una parte. Prova a farlo con un pezzettino di stoffa e vedrai. Allora, la quarta domanda, in effetti io ti farò un video successivamente. Ho creato un video su questo argomento, però voglio parlarne anche qui in maniera molto generale, perché questa è una domanda che mi avete fatto ultimamente alcune di voi. Cucio da poco e non riesco a fare le cuciture dritte
è un classico. Quando si inizia a cucire non si riesce ad andare dritti. Ci sono dei vari metodi che io ti ho fatto vedere nel mio canale, però volevo fare un video a parte approfondito dove te ne parlo nel dettaglio. C'è il piedino che ti ho fatto vedere per effettuare ad esempio le arricciature, per esempio dell'abito. Ti ho fatto il video come fare le arricciature con il filo elastico nella bobina inferiore, e quello diciamo è un tipo, anche quello lo trovi nel sito nekishop.com. Poi usare il piedino normale classico, che è poi il piedino zig zag. Poi ti farò vedere in che modo, perché anche lì ci sono delle tacche, quindi tu non devi mai andare a guardare il lago, perché il primo errore che si fa è si va a guardare il lago, si fissa al lago, ma se tu fissi il lago tu vai storto automaticamente. Quindi l'errore è fissare il lago, però se non te lo dicono tu come fai a saperlo? Quindi o fissi, cioè ti metti, cioè sai che la cucitura vuoi che venga fatta in quel punto particolare specifico, allora in quel caso il lago deve cadere in quel determinato punto, quindi tu prendi le distanze e vedi a che distanza tu devi guardare il piedino per andare dritti, appunto. Quindi questo. Poi ci sono la guida calamita, di cui ti ho fatto un video a parte, ti ho parlato solo della guida calamita, ma te ne parlerò in maniera molto più approfondita in un video a parte. E poi ci sono delle guide specifiche, sono delle guide che si inseriscono nel piedino e le puoi inserire a varia distanza a seconda della distanza che vuoi fare da un punto all'altro. Questo vengono utilizzato soprattutto il trapunto, e infatti il piedi è un attrezzo appunto per fare il trapunto. Anche di questo tranquilla, non ti preoccupare, ne parleremo in un video a parte approfondito. Quindi queste sono le domande, mi raccomando scrivetemi qua sotto tutte le domande, che sono sempre poi le solite domande, cioè tutti noi abbiamo attraversato questo momento in cui ci veniva storta una cosa, oppure si rompe il lago, oppure succede questo, succede l'altro, e andiamo nel panico. Perché? Perché non sappiamo che cosa sia successo, ma dovete stare tranquilli perché succede a tutti, bisogna stare tranquilli, non è niente di grave, l'importante è sapere come fare per risolvere il problema, e qua ci sono io. Grazie per aver visto il video, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, condividi i miei video, fammi richieste di video e io sono qui per aiutarti. Mi raccomando, buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. Ciao e al prossimo video.